Sai, se qualcuno mi avesse detto queste cose prima di iniziare, avrei risparmiato tempo, energie e probabilmente anche qualche delusione. Ma forse è proprio questo il punto. Alcune cose le impari solo facendole, oppure ascoltando chi ci è già passato. Ecco perché voglio parlarti come se fossimo seduti uno davanti all'altro, senza filtri. Perché se stai pensando di aprire un podcast, o magari l'hai appena lanciato, ci sono delle verità che devi conoscere. Verità che quasi nessuno ti racconta, ma che fanno tutta la differenza. I numeri ti deluderanno, ma non devi guardare solo quelli. Lo so, hai pubblicato il tuo primo episodio e vai a vedere le statistiche. E probabilmente ti aspettavi di più. Magari pensavi, dai, almeno qualche centinaio, e invece sono 23, di cui 5 tuoi. E ti sale il dubbio. Ho sbagliato forse qualcosa? No, non hai sbagliato, è che i numeri nel podcasting dicono veramente poco. Le piattaforme ti danno giusto 2 dati e non sai se le persone lo hanno realmente apprezzato, non sai nulla davvero. È frustrante, lo capisco, ma ecco un piccolo trucco che può cambiare il modo in cui vivi queste metriche. Non guardare i singoli episodi, guarda la linea del tempo. Stai crescendo? Anche lentamente? Bene, hai il segnale che qualcosa sta funzionando. Tutto il resto viene con il tempo. Nessuno ti scoprirà per caso, nemmeno se il tuo podcast è una bomba. Questo fa male da accettare, lo so, ma il podcast non è come YouTube o come Instagram, non c'è un algoritmo che ti spinge da solo. Se pubblichi e aspetti che qualcuno si accorga di te, aspetterai a vuoto. Ti serve una voce, ti serve rumore, ti serve movimento. E quando lanci un podcast, prova a trattarlo come se fosse un evento. Scrivi agli amici, mandalo ai contatti in rubrica, postalo ovunque, ovviamente facendo sempre attenzione che l'argomento sia di interesse per queste persone. Parlane a cena, in palestra, insomma, dovunque. E poi prova a entrare in altri podcast, fatti conoscere. Parla con chi ha già un pubblico, perché chi ascolta podcast ascolta anche altri podcast. E se ti scoprono in uno show che già amano, vorranno ascoltare anche te. La costanza non è una questione di forza, è una questione di metodo. All'inizio è tutto bellissimo, registri i primi episodi, ti senti veramente carico. Hai l'adrenalina di chi sta facendo qualcosa di nuovo. E la fase possiamo definirla di luna di miele. Poi però arriva la realtà. Il tempo manca, le idee finiscono, l'entusiasmo cala. E il podcast lentamente si spegne. È qui che tanti mollano. Sai come evitare questo? Non devi improvvisare. Devi creare una mappa, un calendario, programmare gli ospiti con anticipo, magari registra 2 episodi quando ne hai tempo e tienine uno di scorta per i momenti difficili. Perché pubblicare con regolarità è l'unico modo per creare fiducia. Il tuo ascoltatore deve sapere quando torni, dove deve potersi fidare di te. I social servono, ma non per farti crescere davvero. Quando pubblichi un episodio e lo condividi su Instagram, Facebook, LinkedIn, sai chi lo vede? Nella maggior parte dei casi chi ti segue già. E questo va benissimo, certo, ma se vuoi crescere, devi uscire dalla tua bolla. Le persone nuove ti scoprono altrove, dentro le community, attraverso le collaborazioni, quando per esempio tocchi temi così specifici che qualcuno li condivide con gli amici dicendo «Ehi, ascolta questo, parla proprio di noi». È così che cresci, non postando sempre lo stesso reel con l'estratto audio e i sottotitoli. Quelli vanno bene per carità, ma non bastano. Hai un messaggio forte, un'idea chiara? Bene, spingilo laddove nessuno ti conosce ancora. Lì fuori c'è qualcuno che sta cercando esattamente quello che tu hai da dire. Chiedere recensioni è più difficile di quanto immagini, però c'è un modo. Quante volte hai detto, se ti è piaciuto l'episodio, lascia una recensione? E quante volte le persone l'hanno fatto? Pochissime. Questo non perché non ti stimino, ma perché se lo dimenticano. Non sanno quanto per te è importante e diciamocelo, lasciare una recensione è veramente una seccatura. Vuoi sapere cosa invece può funzionare? Parlarne uno a uno. Potresti far così, scrivi su Instagram, via mail, insomma dove ti pare alle persone che sai che ascoltano i tuoi episodi se hanno ascoltato l'ultima puntata e che cosa gli è rimasto. Chi ti risponde è già coinvolto, allora puoi rispondere anche tu. Come dire, se tu sei semplice e autentico rispondendo a una cosa del tipo «Grazie mille per aver ascoltato, mi ha fatto davvero piacere il tuo messaggio», se hai 2 minuti per lasciare una recensione, magari su Apple Podcast, mi aiuteresti tantissimo. Questo funziona e crea un legame vero, uno alla volta.
si costruisce tutto. E poi arriva la domanda finale. Video o non video? Vale la pena registrare anche la faccia? La risposta: sì, ma con testa. Accendere una webcam, una videocamera, una fotocamera, quello che sia, e parlare per 40 minuti senza ritmo non è una grande idea. Su YouTube le persone vogliono essere coinvolte visivamente, quindi non basta che tu dica cose interessanti, serve anche movimento, energia, struttura. Sai qual è la strategia migliore? Registra in video, ma poi estrai le parti più forti. Trasforma ogni segmento in un contenuto a sé. 3 minuti, 5 minuti, quello che sia. Un argomento, un titolo, una miniatura. Questo funziona perché 1. Ti fai trovare da chi cerca proprio quel contenuto. 2. Aumenti la possibilità di crescere. E 3. Offri valore sia su YouTube che nel podcast audio. Il podcast è un viaggio, non è una scorciatoia, quindi non devi essere perfetto, non devi avere milioni di ascolti, devi essere presente, costante e vero. Ci saranno momenti in cui ti chiederai: ma chi me lo fa fare? E poi ci sarà quel messaggio, quell'ascoltatore che ti dice: quel tuo episodio mi ha cambiato qualcosa. E lì capirai tutto. Quindi adesso vai, accendi il microfono, la scheda audio, il registratore, quello che sia, e racconta. E ovviamente, se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e io, come al solito, ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, noi ci vediamo settimana prossima.